Ieri, 6 agosto, Papa Leone XIV si è recato ad Assisi per l'8° centenario della morte di San Francesco, incontrando migliaia di giovani europei riuniti per il Go Franciscan Youth Meeting. Durante l'incontro, alcuni di loro hanno potuto rivolgergli domande dirette, senza filtri. Una di queste è arrivata da Giovanni, un ragazzo di 27 anni di Bologna. Nella sua domanda ha descritto un sentimento diffuso tra i coetanei, la fatica di prendere decisioni definitive, in un'epoca in cui tutto sembra provvisorio e reversibile. Eppure, ha detto, Dio continua a chiamare ciascuno a una vocazione precisa. Giovanni ha chiesto al Papa come si possa rispondere a questa chiamata, con un sì pieno e coraggioso, senza lasciarsi fermare dalla paura delle rinunce. Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa. Siamo portati oggi a parlare negativamente del provvisorio. Una volta era invece la Chiesa a educare con insistenza al senso del provvisorio. Passa questo mondo, il tempo corre. Le cose terrene sono mutevoli. Dio solo rimane. Dio è eterno. Dobbiamo allora chiederci che cosa sia cambiato per non essere fra quelli che rimpiangono il passato e così non affrontano il presente e non si assumono responsabilità per il futuro. Sta scomparendo quasi ovunque nel mondo la stabilità delle società tradizionali, quella per cui intere generazioni potevano vedere soltanto minimi cambiamenti nel corso di una vita. Al loro interno tutto era molto regolato e predeterminato. Allora la testimonianza della Chiesa invitava a non adagiarsi in un destino già scritto, a discernere il valore di ogni singolo gesto in rapporto all'eternità. Oggi invece, con una lettura a volte confusa della libertà, ci illudiamo che la vita non si risolva mai una volta per tutte, perché il contesto che abitiamo muta rapidamente e cambiamo parecchio anche noi. Con ciò però aumentano anche la paura e la possibilità di perdersi. In questo contesto il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario. Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia, ma ci apre a un dinamismo più grande. Amare è un esodo, una strada da scoprire, un cammino che Dio percorre con noi. E questo è il vero senso di ogni vocazione. La Bibbia ci ispira a vivere così, come chi è chiamato ad alzarsi, a percorrere la propria storia ricevendo come un dono direzione e senso dal Signore, per amare secondo i Suoi disegni. La fede, la fiducia, l'affidabilità rivelano qui il loro indissolubile intreccio. In questo modo, nella fede smascheriamo l'illusione che i problemi si risolvono scappando o tradendo o provando a fare pochi passi su strade sempre diverse, senza mai andare lontano. Si possono infatti moltiplicare esperienze, contatti, consumi, restando però sempre allo stesso punto. Il costo umano è alto e il vuoto interiore è profondo. Non di rado si arriva a usare le persone e a esserne usati. Il per sempre, allora, è una grazia alla quale Dio stesso ci aiuta a rispondere con la nostra fedeltà per una pienezza di vita. Fin dall'adolescenza è importante perciò imparare a conoscersi, decidersi e giocarsi, cioè
a rispondere al Signore che chiama, senza smettere di farlo nell'età adulta, all'interno delle decisioni già avvenute e davanti a quelli ancora da prendere. È un'avventura in cui nessuno deve sentirsi solo e che, come la fede, durerà fino all'ultimo istante. Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote, membro della comunità agostiniana, missionario, ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa. Nell'adesione al progetto unico che Dio manifesta per ciascuno di noi, la chiamata fondamentale, scritta in ogni cuore, è una chiamata alla comunione e non si ascolta una volta sola, ma ogni giorno. Il peccato inquina la chiarezza su questo punto, introducendo nei legami fondamentali diffidenza, competizione, sospetto. Grazie a Dio, invece, ogni vocazione è anche un cammino di redenzione e guarigione. L'invito di Gesù che ci chiama a seguirlo illumina la nostra dignità e ci fa onorare quell'altrui, provando fiducia e dando fiducia. Questa dinamica è così liberante che merita tutta la nostra passione. Grazie. Grazie.